La sarcopenia o perdita di massa muscolare è un fenomeno, diciamo, entro certi limiti fisiologico che si attua praticamente, che inizia intorno praticamente ai 50 anni. È rallentabile, ma non è purtroppo arrestabile e si manifesta con una diminuzione della forza e della massa muscolare. I fattori che concorrono praticamente a tale processo sono diversi: il grado di attività fisica che noi svolgiamo, le modificazioni ormonali che avvengono praticamente in rapporto all'età, in particolar modo la diminuzione del testosterone nei maschi e degli estrogeni nella donna con l'avvento della menopausa, e fattori anche come, diciamo, disfunzionali come la malnutrizione o le diverse malattie croniche. Quindi la sarcopenia, che è quindi praticamente una problematica che noi dobbiamo affrontare con l'avanzare dell'età e con cui ci dobbiamo confrontare per cercare di stare in buona salute. Nell'anziano in realtà l'attività fisica è vero che migliora praticamente molto la forza muscolare, ma aumenta di poco la massa muscolare. Sottolineiamo questo concetto importante: l'attività fisica dell'anziano aumenta di molto la forza, ma non favorisce una crescita della massa muscolare. Al contrario, alcuni trattamenti farmacologici come la somministrazione di ormoni come l'ormone della crescita, il GH o il testosterone, provocano un'ipertrofia o un aumento del volume muscolare e di converso però non della forza muscolare. Quindi quello che noi dobbiamo sottolineare è che la sarcopenia, per quanto sia particolarmente accentuata e può diventare una condizione patologica, è da considerarsi nell'uomo, nell'anziano, la principale causa di invalidità e debolezza dell'individuo, ma non solo nell'uomo, anche nella donna, dove spesso i muscoli vengono, diciamo, il volume muscolare viene poco evidenziata, la perdita del volume muscolare, perché più facilmente la donna e il muscolo, le parti di muscolo che vengono perse, vengono sostituite da grasso, mantenendo i volumi. Quindi risottolineiamo questo concetto: la sarcopenia si deve considerare la principale causa di invalidità e debolezza nell'anziano, che è in grado di compromettere la qualità della vita dell'anziano. Infatti cosa comporta una sarcopenia, una debolezza nell'anziano? Un equilibrio instabile, l'incapacità di salire o scendere le scale, di portare a casa la spesa, aumenta il rischio di cadute e della gravità delle lesioni che possono essere legate alle cadute, e aggrava l'osteoporosi per la diminuzione della tensione muscolare sulla struttura scheletrica, riducendo così l'effetto, e anche riducendo l'effetto cuscinetto che il muscolo fa sull'osso. Nella donna, soprattutto l'abbassamento in rapporto alla menopausa della quantità di estrogeni, ad aumentare praticamente la perdita di massa muscolare fino a 3 kg, a sostituirla praticamente questa perdita con 2,5 grammi kg circa, quindi di grasso. Questo praticamente può essere, diciamo, limitato o addirittura eliminato utilizzando una terapia ormonale sostitutiva. Alcuni ginecologi consigliano appunto alle donne endocrinologi la terapia sostitutiva ormonale dopo la menopausa, proprio per ridurre questo fenomeno di perdita muscolare, di tono muscolare nelle donne, e contrastare i fenomeni osteoporotici. Gli uomini invece tendono a perdere in assoluto maggiore massa muscolare rispetto alle donne. Quindi nell'uomo la sarcopenia rispetto alla donna, che tende ad andare incontro all'osteopenia e l'osteoporosi, nell'uomo la sarcopenia è la causa principale, e molti sostengono che la sarcopenia sia per i maschi è un po' l'equivalente della osteoporosi nelle donne. Dobbiamo ricordare inoltre che le donne mimano meno la sarcopenia, perché sostituiscono il muscolo praticamente con il grasso, e quindi hanno una sorta di obesità praticamente sarcopenica, cioè non sembrano che si sono asciugate, che hanno perso volume. Oggi dobbiamo dire che la diffusione di questa sarcopenia, poco conosciuta, però è dell'ordine di 1 su 5 anziani intorno ai 70 anni e di 1 su 3 oltre gli 80 anni.
La sarcopenia ovviamente va distinta dal quadro cachettico, praticamente quindi dalla cachessia, che è quella condizione legata a malattie degenerative infiammatorie croniche o malattie tumorali in cui si ha una eccessiva perdita di peso legata non soltanto alla perdita della massa muscolare, ma anche della perdita del grasso, ed è in particolar modo considerata anche legata ad una grave malnutrizione calorico-proteica, cioè il paziente non mangia. La diagnosi di sarcopenia come va fatta? Va fatta in base alla presenza della ridotta massa muscolare, alla ridotta forza muscolare e alla ridotta performance fisica. Quindi noi andiamo a valutare sia la massa muscolare, sia la forza muscolare, sia la capacità di svolgere attività fisiche, le performance fisiche, e questo lo facciamo attraverso praticamente 3 semplici misure preventive, diciamo così, per prevenire, per sapere che se uno sta incorrendo nella sarcopenia. Uno, si misura la massa muscolare. La massa muscolare si può fare, poi lo vedremo, un apparecchio anche quello dell'osteoporosi o con un impedenziometro. Poi la misura della forza muscolare, che si può fare con un hand grip, che è una molla con chiave dinamometrica che misura la forza stringendo questa molla nella mano, un hand grip, e poi la misurazione della funzione, si fanno compiere dei passi e lo vediamo. Cioè la misurazione della massa muscolare, lo ripetiamo, è praticamente quella fatta con la DEXA, praticamente, che altro non è che una densitometria assiale a raggi X uguale a quella che si usa per l'osteoporosi, ma meglio ancora con la bioimpedenziometria, la BIA, che permette di calcolare la massa grassa, la massa magra e la quantità di acqua, e quindi valutare quella che è la composizione corporea di un soggetto. La misura invece della forza si fa con l'hand grip, cioè mediante questo qui, stringendo questa molla nella mano, e c'è una chiave dinamometrica che misura la forza. La terza funzione che viene, la terza prova che viene fatta è la misurazione della funzione. Questa è importante perché si misura questa funzione attraverso la velocità di cammino, il walking speed, in un tratto di 4 metri quando noi abbiamo una velocità, un walking speed inferiore allo 0,8 metri al secondo, e quindi è importante questo campanello d'allarme. E queste 3 misure ci permettono di formulare una diagnosi di sarcopenia, e quindi praticamente di incominciare a affrontare quel paziente che, se praticamente ha queste prove negative, siamo lontani dalla sarcopenia. Se invece solo la muscolare è fuori posto, siamo in pre-sarcopenia. Se invece praticamente abbiamo tutti questi valori, diciamo, sia la prova della massa, sia la prova della forza, sia la prova della funzione non vanno bene, siamo di fronte a una sarcopenia severa. E questa fa parte allora di un altro quadro generico, di una sindrome geriatrica complessa, che porta talvolta all'ospedalizzazione, alla fragilità, con sindrome biologica, con serio interessamento dei tuoi sistemi e di apparati. Quindi diciamo che la sarcopenia nell'anziano è un fenomeno difficilmente evitabile, ma si può fortemente rallentare, in parte con l'attività fisica, in parte con l'attività proteica. E qui è il punto della situazione che noi dobbiamo capire, che è importante fare una supplementazione alimentare legata all'attività fisica regolare, che si svolga almeno 3 volte alla settimana. E quello che noi dobbiamo fare è quello che addirittura dovremmo cominciare a prevenire questo quadro sarcopenico, questa sarcopenia che può intervenire già quando a 35-40 anni noi cominciamo a fare un'alimentazione ben controllata, ricca di proteine, in grado di alimentare le nostre masse muscolari. Invece molto spesso noi ci troviamo di fronte ad un'alimentazione povera praticamente di proteine. Il parametro alimentare invece maggiormente importante della prevenzione della sarcopenia è proprio l'adeguato apporto proteico. Il muscolo necessita infatti di un apporto proteico appropriato, e quindi praticamente perché mantenga un rapporto equilibrato tra la sintesi proteica e la degradazione delle proteine all'interno delle cellule, e questo lo fa attraverso un'introduzione giornaliera praticamente delle proteine. Perché? Perché è importante prevenire? Perché una volta che si è instaurato un quadro di sarcopenia non ci sono certezze in merito alla sua reversibilità con la sola alimentazione.
e quindi è importante praticamente apportare proteine e anche amminoacidi essenziali. Ora dobbiamo ricordare come possiamo noi praticamente quindi mettere in campo delle strategie per prevenire, ma soprattutto eventualmente per curare la sarcopenia. Quello di assumere una quota quotidiana di proteine dallo 0,8 a 1,2 grammi di proteine pro chilo al giorno in assenza di malattie quali legate all'insufficienza renale. Bisogna assumere un apporto giornaliero distribuito durante i 3 pasti principali e in media si devono apportare da 25 a 30 grammi di proteine, quello che poi noi diciamo nella dieta praticamente chetogenica alla base, quindi proteine di alta qualità fondamentale ad ogni pasto, perché insieme praticamente all'attività fisica le proteine rappresentano l'elemento fondamentale per mantenere massa muscolare. Ovviamente bisogna bere a sufficienza e bisogna seguire una buona alimentazione oltre alle proteine, l'attenzione importante per le proteine, introdurre anche gli altri elementi necessari come la vitamina D, il calcio, eccetera. Bisogna ovviamente mangiare poco perché non bisogna stimolare troppo l'insulina e bisogna sempre praticamente avere questo rapporto equilibrato fra apporto proteico, vitamine, sali minerali e acqua fondamentali. Bisogna ovviamente eliminare il sovrappeso e praticamente bisogna, importante. Quello che volevo sottolineare, senza adesso soffermarmi su altri aspetti importanti, volevo solo dire questa considerazione: assumere per prevenire la sarcopenia una adeguata quantità di proteine. Bene, le raccomandazioni odierne a livello europeo prevedono nell'anziano l'assunzione di 0,8, 1 fino a 1,2 grammi pro chilo di proteine al giorno, in assenza di malattie legate all'insufficienza renale. Viene quindi da sottolineare, quasi sorridendo, che quello che viene consigliato a livello europeo dai geriatri per gli anziani viene invece molte volte osteggiato dagli stessi medici di base, praticamente dove i giovani, nelle persone di 20, 30, 40 anni, 50 anni, nei giovani, dove praticamente la funzione anabolica, cioè la capacità della sintesi proteica, è maggiore rispetto a quella che si ha nell'anziano, e tale deve restare. Quindi noi dobbiamo capire quanto praticamente da un lato sentiamo parlare di prevenzione della sarcopenia, come prevenire l'invecchiamento e quindi un apporto giornaliero continuo di proteine distribuite da 25 a 30 grammi ogni apporto proteico, e che deve essere quindi almeno razionato però in rapporto alla massa corporea alla massa corporea del rapporto di 0,8-1,2 grammi almeno in un soggetto anziano, e poi in un giovane qualcuno praticamente solleva lo sguardo, alza la mano dicendo che nel giovane praticamente questa non è una buona soluzione. Quindi io direi che molte volte la medicina deve anche fare pace con se stessa e prendere in considerazione che quello che serve praticamente per curare un anziano diventa fondamentale per sostenere un giovane e per sostenere nel giovane la sua capacità anabolica e soprattutto per sostenere le masse muscolari, perché solo prevenendo la sarcopenia si può allontanare il fenomeno dell'invecchiamento. Con questo penso praticamente di aver affrontato un altro argomento molto interessante e di aver dato una notizia importante per tutti, soprattutto le persone che ormai tendono a superare i 50 anni e si avviano verso i 60-70 anni come me e hanno praticamente attenzione per il loro corpo. Grazie.